Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Il Busino di Anna. Oggi faremo questa straordinaria borsa. Non è una parola a caso, ma è veramente straordinaria questa borsa, bellissima, con delle mattonelle granny esagonali. Molto semplici da fare. L'unica difficoltà è unire le mattonelle, ma poi piano piano si ci arriva. Vi garantisco che si fa. Si fa piano piano, ma si fa. Ok, vi faccio vedere l'interno foderato. Guardate quanto è capiente, bellissima, una borsa veramente estiva con questo manico in legno ad onda. In contrasto sembra, ma è straordinario come colore, ci sta benissimo. Ok, adesso passiamo al video tutorial, ma prima di passare al video tutorial vi dico di iscrivervi, mettere un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, cioè io lo voglio sapere, cosa ne pensate, vi piace il colore, vi piacciono i manici in contrasto, vi piace che è foderata o senza foderata, vi piace la misura, la credete una borsa estiva? Fatemelo sapere nei commenti, ne sarò lieta di rispondere come faccio sempre ad ognuno di voi. Ok, adesso passiamo alla lista materiale e strumenti e poi al video tutorial. Eccoci pronti con i materiali e gli strumenti che ci occorrono per realizzare la nostra borsa. Iniziamo subito con il cordino piatto, bellissimo da lavorare, morbido, super morbido, piatto 3 mm in questo bellissimo colore. Il peso totale deve essere di circa 450 grammi. Poi ci occorre uno scampolo di stoffa per foderare, dei manici in legno chiamati manici ad onda, misura 18 x 9 cm di altezza, un uncinetto 4 mm, un uncinetto 3 mm, delle forbici, l'accendino e il metro. Ok, passiamo al video tutorial. Iniziamo con l'uncinetto numero 4 mm e cordino e facciamo un anellino in questo modo e lavoriamo dentro l'anello e facciamo un nodino iniziale o una catenella, come lo volete chiamare, l'inizio del lavoro. Ci siamo agganciate all'anellino, quindi facciamo altre 2 catenelle, una e 2. Questo è come un punto alto, quindi lo contiamo come punto alto e dentro l'anellino facciamo 12 in totale punti alti, compreso le 3 catenelle che stanno per un punto alto, quindi 2, 3, 4, ne facciamo 12. Fatti 12 punti alti, tiriamo la codina e chiudiamo l'anellino così. Adesso chiudiamo questo primo giro e lo chiudiamo in questo modo. Qui ci sono le catenelle che abbiamo fatto, le 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Nella terza catenella entriamo al centro così, vedete, al centro della catenella, carichiamo il filo e facciamo un punto bassissimo così, e il primo giro l'abbiamo chiuso. Adesso andiamo a lavorare nel primo punto. Qui abbiamo chiuso e qui c'è il primo punto, vedete che qui c'è un punto. Entriamo prendendo le 2 asoline così e facciamo un punto basso in questo modo ed una catenella. In questo modo abbiamo fatto nient'altro che un punto alto. Il punto basso assieme ad una catenella il risultato è un punto alto. Nello stesso punto adesso andiamo a fare altri 3 punti alti, vedete, nello stesso punto. Quindi
il secondo, il terzo e il quarto, sempre nello stesso punto, quindi sono 4 punti alti nello stesso punto. Adesso alziamo la solina che abbiamo sull'uncinetto, la alziamo un po' e andiamo nel primo punto, che è questo, ed entriamo con l'uncinetto nel primo punto, così, e agganciamo la solina, tiriamo il filo in questo modo e lo passiamo da quest'altro lato. Abbiamo chiuso tutto assieme i 4 punti alti. Adesso facciamo 2 catenelle, 1 e 2, carichiamo il filo e andiamo nel prossimo punto, che è questo. Entriamo e facciamo 4 punti bassi, alti, scusate, 1, 2, tutte e 4 nello stesso punto, 2, 3 e 4. Adesso facciamo come poco fa, alziamo l'asola sull'uncinetto, andiamo nel primo punto alto, che è questo, vedete, qui, agganciamo la solina che abbiamo lasciato e la passiamo da questo lato, così, e facciamo 2 catenelle, semplicissimo. Adesso carichiamo, andiamo nel prossimo punto, entriamo così e facciamo 4 punti alti nello stesso punto, 1, 2, 3 e 4. A questo punto alziamo la solina, entriamo nel primo punto alto che abbiamo fatto, così vedete, agganciamo la solina, tiriamo il filo, così l'asola non esce, e usciamo da questo lato e facciamo 2 catenelle, vedete, e ne ho fatti 3. Ora su ogni punto dobbiamo fare la stessa ripetizione. In totale devono essere 12 queste noccioline punto alto, quindi 1, 2, 3, e faremo tutto il giro su ogni punto finché non arriviamo nell'ultimo punto. Contateli, devono essere 12 per essere corretti. Ok, ci vediamo alla fine del giro. Ho concluso il giro, sono 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ho fatto le 2 catenelle e chiudiamo il giro in questo punto. Vedete, qui c'è il sopra della nocciolina e qui chiudiamo in questo punto con un punto bassissimo. Adesso con un salto passiamo all'archetto dopo la nocciolina, questo spazio che c'è tra una nocciolina e l'altra, quindi passiamo con l'uncinetto su questo spazio che abbiamo sul primo e facciamo un punto basso, così, in questo modo, è una catenella, che sono un punto alto alla fine, viene fuori un punto alto. Sempre sullo stesso punto facciamo altri 2 punti alti, 1 e 2, quindi in totale su questo spazio, sul primo che abbiamo lavorato tra una nocciolina e l'altra, ci sono 3 punti alti, perché il primo vale come punto alto. Quindi andiamo nel secondo spazio, che è questo, e lavoriamo 2 punti alti nello stesso punto, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, e altri 2 punti alti sempre nello stesso punto, 1 e 2.
e abbiamo fatto il primo angolo dell'esagono. Questo è il primo angolo. Ok, passiamo al prossimo spazio e lavoriamo 3 punti alti nello stesso punto. 1, 2 e 3. Nel prossimo lavoreremo l'altro angolo perché ne dobbiamo fare 6. Quindi questo è il secondo e facciamo 2 punti alti nello stesso punto, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso punto. Abbiamo fatto il secondo angolo. Vedete? Questo è il primo e questo è il secondo. Quindi la ripetizione sarà 3 punti alti nello stesso punto e 2 punti alti divisi da 2 catenelle e altri 2 punti alti nello stesso punto e si forma l'angolo. Ok, facciamo tutto il giro, sempre con la stessa ripetizione. Tutto il giro con la stessa ripetizione. Come vedete c'è il primo angolo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto angolo. Qui siamo alla fine del giro, ho fatto 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso punto. Adesso chiudiamo il giro. Qui c'è il primo punto basso con la catenella che abbiamo fatto all'inizio e dobbiamo chiudere nella catenella che abbiamo fatto così, con un punto bassissimo, in questo modo. Vedete? Adesso facciamo una catenella e nel primo punto, vedete, questo, facciamo un punto basso. Ne facciamo 1, 2, 3 e 4 su ogni punto che abbiamo sotto. Nell'angolo invece facciamo un punto basso, una catenella e nello stesso punto facciamo un altro punto basso. Vedete? Cioè nell'angolo abbiamo lavorato un punto basso, una catenella e un punto basso. Questa qua la dobbiamo fare su ogni angolo. Adesso lavoriamo su ogni punto un punto basso. Il primo punto è qui, vedete? Non saltate qui, è qui il primo punto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E siamo arrivati sull'angolo, sul secondo angolo e che lavoriamo un punto basso, una catenella come avevamo detto e un punto basso sullo stesso punto. Quindi ricominciamo con i punti bassi che inizia da qua e sono 7, poi nell'angolo nuovamente la stessa ripetizione, un punto basso, una catenella e un punto basso per tutto il giro finché non arriviamo qui. Ho fatto tutto il giro, sono nell'ultimo angolo e dobbiamo chiudere il giro. Quindi qui non abbiamo 7 punti bassi perché il giro è cominciato dopo. Quindi abbiamo fatto l'angolo, adesso facciamo un punto basso per concludere il giro, il secondo punto basso, qua c'è il terzo, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quindi sono corretti. Adesso la mattonella è finita, tagliamo così e chiudiamo il giro in questo modo. Entriamo nel primo punto che è questo, così agganciamo il filo in questo modo, andiamo nell'ultimo punto che abbiamo fatto che è questo, in costa, lo prendiamo in costa, entriamo il cordino e lo nascondiamo per bene nella trama del lavoro.
lo nascondiamo per bene e lo sigilliamo con l'accendino. Ecco fatto, la mattonella è pronta, è un esagono e ne dobbiamo fare di queste 18 in totale, quindi andiamo a lavorare. In totale, compresa questa, 18 mattonelle. Eccoci qui con le nostre 18 mattonelle finite e messe in maniera tale da essere unite assieme una con l'altra per poi venire fuori la nostra borsa che sarà in questo modo, così, così e così. E questo sarà il modello della nostra borsa. Qui ci verrà il manico. Quindi per poter avere questo modello le ho messe tutte in questo modo e le ho unite momentaneamente con dei marcapunti, perché con l'uncinetto e il filo andremo ad unire a zig zag tutte le mattonelle. Prima faremo questo lato, poi faremo questo lato e poi faremo le mattonelle, le due mattonelle di destra e di sinistra. Al momento, vi dicevo, ho unito le mattonelle con dei segnapunti. E che cosa ho fatto? Vi ricordate che su ogni mattonella nell'angolo abbiamo fatto un punto basso, una catenella, un punto basso? Quindi questo è su tutti gli angoli, questo lavoro. Quindi io ho preso la catenella in costa dell'angolo e le ho messe assieme, così mi sono facilitate il lavoro. Qui sono soltanto due perché mattonella qui non ce n'è, ma qui sono tre ad esempio perché ci sono tre mattonelle da unire. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso la catenella dell'angolo di questa, la catenella di questa mattonella e la catenella di questa mattonella, così quando andrò ad unirle sarò sicura di aver fatto il lavoro corretto nella riga qui. Quindi arrivo qui e so che con nel marcapunti devo prendere tutte e tre le catenelle assieme. Mi sono facilitato il lavoro in questo modo. Ok, adesso andiamo a vedere come iniziamo ad unirle da questo punto. Quindi dobbiamo scendere in questo modo ad unire cordino, uncinetto e togliamo il primo marcapunti. Quindi entriamo nella prima e nella seconda mattonella in costa. Nella catenella agganciamo il cordino in questo modo e usciamo dalla prima catenella e dalla seconda e ci siamo agganciati in questo modo. Adesso andiamo qui sul secondo punto, quindi entriamo sulla prima mattonella e sulla seconda, agganciamo il filo sotto il cordino e usciamo da tutte e due i punti. Tiriamo un po' la codina, vedete, così si sistema il punto all'inizio e andiamo a lavorare il secondo punto, il terzo, perché questo è il terzo, uno della prima catenella e della seconda catenella, agganciamo e portiamo fuori e usciamo tutte e due le asoline e abbiamo fatto, non è altro che un punto bassissimo. Quindi andiamo nel prossimo, non dimentichiamo per strada nessun punto, 1 e 2, agganciamo e usciamo, lavoriamo morbidi, non tiriamo il filo e con calma, perché sulle mattonelle, sulle granny ci vuole calma. 1 e 2, perché se saltiamo un punto dobbiamo rifare, scucire e rifare. Quindi questo e usciamo 1 e 2, agganciamo
e usciamo, 1 e 2, agganciamo e così via. Vedete, questo è piccolino, è più piccolo, quindi magari lo potevo pure dimenticare. Dobbiamo stare attenti, quindi così e così per tutti i punti finché non arriviamo nell'angolo. Questo è l'ultimo punto. Ok, adesso abbiamo fatto questi due lati, adesso facciamo l'angolo, quindi togliamo il marcapunti, lo tiriamo un po' così i punti li vediamo che sono un po' più evidenti tirandoli. Quindi che facciamo? Prendiamo questo punto e questo punto, tutti e tre, più quello che avevo già sull'uncinetto, aggancio il cordino che ho sotto ed esco così in questo modo, ed esco da tutte le asole, vedete? Abbiamo agganciato questa mattonella e di conseguenza questa. Quindi adesso andiamo nella prossima, che è questa, e quella dell'altra mattonella, perché dobbiamo scendere adesso di qua. Quindi agganciamo, usciamo e facciamo così tutti i punti. Vi faccio vedere un altro angolo e poi continuate da soli ad unire tutte le mattonelle in maniera molto semplice, non è neanche complicato, bisogna solo farlo con calma e pazienza. 1 e 2, agganciamo, aiutatevi con le dita sotto a portare il filo dove c'è l'uncinetto, vedete? Allora 1 e 2, aggancio, porto fuori il filo e faccio il punto bassissimo, lo rifaccio, ok, questo e questo, perfetto. Come vedete ci vuole tanta pazienza, punto per punto, ma vi verrà un bel lavoro. Ok, andiamo forse nell'ultimo punto, sì, 1 e 2, aggancio il filo e questo era l'ultimo. Adesso siamo, vedete, fantastico. Adesso andiamo sull'angolo, quindi tiriamo un po' il marcapunti così evidenziamo i punti qui, qui e qui. Ok, agganciamo, usciamo, vedete sono 4, usciamo da qui e da qui, perfetto. Adesso ci perché dobbiamo, visto da qui siamo scesi così,
adesso così, quindi prendiamo il primo punto e il primo punto dell'altra mattonella e usciamo. Perfetto, e scendiamo così e faremo così sia in questa fila di mattonelle che in questa fila. La dobbiamo fare esattamente come abbiamo fatto questa. Poi quando dobbiamo fare questi due ci rivediamo. Ho fatto tutta la riga, sono arrivata qui nell'ultimo punto, tolgo il marcapunti e faccio l'ultimo che è la catenella dell'angolo. Vedete, qui e qui. Ok, a questo punto tagliamo e usciamo l'uncinetto così, in questo modo, poi li andiamo a nascondere alla fine. Adesso ripartiamo sull'altro lato. Abbiamo finito questo e iniziamo questo. Ho finito di unire la parte centrale con i laterali, adesso dobbiamo unire questi due e questi due sempre alla stessa maniera. Iniziamo di qua, scendiamo e uniamo così, in questo modo, e anche qui sempre allo stesso e identico modo, sia questo che questi due e questi due. Adesso rimane il centro, i laterali ancora non sono uniti, questi qua, quindi li dobbiamo andare ad unire in questo modo. Cordino, entriamo e andiamo a fare il primo. Entriamo al centro del punto basso, vedete qui che questo è il centro, quello di centrale, ed entro nel punto, vado sotto e aggancio il cordino, aggancio ed esco fuori il cordino e vado a fare il primo punto di questa mattonella in costa e questo nella seconda mattonella, vedete, così aggancio il cordino, esco e faccio il primo punto basso. Adesso tiro un po' il filo così il punto si sistema. Adesso vado nel secondo, così e così, e facciamo fino a qui. Ok, a questo punto tagliamo, lasciamo un po' di filo così, usciamo e con un uncinetto più piccolo andiamo nel punto centrale, entriamo in questo modo, vedete, prendendo i due punti ed entriamo così. Adesso entriamo nell'altro punto, vedete, agganciamo e portiamo da questo lato così. Adesso andiamo nel punto, questo qua, e adesso il filo, la codina, la portiamo dietro
Ok, abbiamo chiuso perfettamente il punto, vedete? Ok, adesso andiamo a fare anche questo e questo. Abbiamo unito anche i centrali, questi qua. Adesso dobbiamo unire questi tre, sono tre lateralmente, 1 2 e 3 e 3 anche da questo lato, 1 2 e 3, e lo facciamo dall'esterno verso l'interno. Quindi prendiamo il cordino, lo facciamo passare sotto, togliamo il marcapunti ed entriamo nell'angolo, nella catenella 1 e 2. Perfetto, agganciamo e facciamo il cappietto. Andiamo nel secondo punto, così, in questo modo, e facciamo i punti bassissimi su ogni punto, sempre in costa. Perfetto, ora andiamo ad unire questo e l'altro lato. 1 2. Adesso che abbiamo unito tutte le mattonelle, dobbiamo andare a nascondere tutti gli eccessi. Li nascondiamo nella trama del lavoro. Ok, adesso ho finito tutto, vedete il dietro pulitissimo, gli eccessi tutti nascosti nella trama del lavoro. Adesso la devo foderare. La fodero prima di unire i laterali, la fodero a pannello, così metterò la stoffa sotto, giro così, la metto sotto la stoffa e prenderò tutto il modello del pannello con tutto. Giustamente è un po' complicato, però la farò così perché viene stupenda foderata in questo modo, perfetta. Quindi andrò a foderarla prima di unire i laterali. Ho messo la stoffa, l'ho messa al contrario, vedete, così, al contrario, ho messo il pannello sopra. Adesso andrò a fare tutto il perimetro, prenderò un righello per essere più precisa e farò il segno su tutto il perimetro in questo modo. Quando avrò fatto tutto il giro andrò a tagliare la stoffa e poi andrò a cucire. Ok, procediamo a fare tutto il disegno e poi la tagliamo.
Ok, abbiamo finito di foderare, vedete, perfetta. Ok, adesso andiamo a vedere come unire i due laterali, quindi dobbiamo vedere come mettere così, in questo modo, i laterali. Andiamo a mettere i marcapunti, così ci viene più semplice. Siamo dal primo punto, che è questo, quindi la borsa è così e noi iniziamo da qui. Quindi andiamo sempre nella catenella, nell'angolo c'è un punto basso, una catenella, un punto basso, quindi in costa prendo il primo punto, che è questo, e lo unisco con questo. Mi sa che ci vogliono gli occhiali nuovi, ecco. E allora, e poi mettiamo i marcapunti qui in tutti i punti, così ci viene facile facile. E la stessa cosa lo faremo anche da questo lato. Mettiamo il primo marcapunti qua, poi qua, qua, qua e qua. Tutti i marcapunti, vedete, in tutti e due i lati. Adesso cordino e uncinetto e andiamo nel primo punto, quindi siamo qui nel primo punto ed entriamo nel primo e nel secondo. Ok, agganciamo. Ok, e abbiamo già unito tutte e due le mattonelle, le abbiamo agganciate. Andiamo nel secondo punto, quindi prendiamo il cordino ed eccoci qua con il primo punto, e così per tutte le mattonelle, sempre a zig zag, vedete, così, così e così. Questo pezzettino poi lo andremo a fare alla fine e scendiamo. Adesso siamo sull'angolo, quindi togliamo il marcapunti e andiamo in quest'angolo prendendo il punto qui al centro, prendiamo e prendiamo la catenella in costa, aggancio, esco, ok, adesso giro e faccio il primo punto, ok, ok, continueremo così fino a qui, poi qui vediamo come sono nell'ultimo punto, vedete, l'ultimo punto. Adesso tagliamo il filo e usciamo. Perfetto, un uncinetto più piccolo e facciamo così. Andiamo nel punto che abbiamo dopo che abbiamo finito, vedete? Qui c'è l'altra mattonella, no, ce l'era nella metà, perché abbiamo fatto solo la metà dietro, quindi ci agganciamo nel primo punto di questa riga qui, entriamo in questo modo il filo e poi andiamo nell'ultimo punto in costa che abbiamo lavorato così,
e quindi viene fuori il punto perfetto. Quindi adesso con l'uncinetto andiamo a pescare il filo qui e lo entriamo dall'altro lato, vedete? Così agganciamo e lo portiamo dentro la borsa, così poi lo andiamo a nascondere se riesco, perché non è semplice alla cieca. Ok, fatto. Adesso quello che abbiamo fatto adesso dobbiamo ripeterlo da questo lato, quindi facciamo anche questo lato. È tutto unito, rimangono solo questi due pezzettini laterali, quindi col cordino entriamo nell'ultimo punto di questo già unito. Ok, e facciamo primo punto così, perfetto, e andiamo avanti, 1 e 2. Ok, andiamo avanti così finché non arriviamo qui e chiudiamo sempre a cavallo a questo punto centrale, come abbiamo fatto nelle altre. Adesso ho girato la borsa al contrario e con un uncinetto più piccolo andiamo a nascondere gli eccessi. Abbiamo fatto su ogni punto un punto basso, qui siamo nell'angolo, quindi qui c'è nell'angolo un punto basso, una catenella e un punto basso. Nella catenella facciamo un punto basso, una catenella e un punto basso sullo stesso punto, in questo modo. Adesso su ogni punto facciamo il punto basso. Arrivati a questo punto entriamo nel punto e facciamo un punto basso e andiamo sul primo punto e facciamo tutto il giro. A fine giro tagliamo il filo, facciamo dall'uncinetto con un uncinetto più piccolo, chiudiamo in questo modo. E andiamo a nascondere nella trama del lavoro. Adesso andiamo a cucire con ago e filo trasparente la nostra etichettina personalizzata. Cucita l'etichetta,
ho dimenticato a dirvi all'inizio, quando ho presentato gli strumenti e i materiali, che se volete potete mettere la chiusura a calamita, una chiusura a calamita. Prendete il centro e andate a cucire nella fodera, vedete? Abbiamo messo l'etichetta personalizzata, poi abbiamo messo il bottone calamita, perfetto. Adesso passiamo ai manici, i manici in legno bellissimi che verranno messi così in questo modo. Adesso per inserire i manici dobbiamo fare dei piccoli supporti da inserire dentro queste asole del manico in questo modo, così. Poi inseriamo in questo modo facendo dei punti bassi tutto attorno al bordo e poi inseriamo anche questi nel frattempo. Però adesso andiamo a fare questi piccoli supporti, ne dobbiamo fare 4, vediamo come fare. Cordino e uncinetto, facciamo un nodino, ok, tiriamo e facciamo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, saltiamo la prima e lavoriamo la seconda, questa la saltiamo e lavoriamo qui, facciamo 1 2 e 3. Adesso alziamo l'asola, entriamo nel punto, nella V entriamo a metà e agganciamo il filo, la codina, così la nascondiamo. Ok, a questo punto giriamo il lavoro e mettiamo la codina sopra, così si nasconde. Andiamo nel primo punto senza fare catenella, niente, e facciamo 1 2 e 3. Ok, perfetto. Giriamo e lavoriamo sempre 3 punti bassi, 1 2 e 3. In totale dobbiamo fare 8 giri, già ne abbiamo fatti 3. Continueremo finché non arriviamo a 8. Ho fatto 8 giri, 2 4 6 8. Sono alla fine, tagliamo, usciamo l'uncinetto, prendiamo l'uncinetto più piccolo e andiamo a nascondere l'eccesso. Ok, questo è il primo, ne dobbiamo fare in totale 4. Okay, abbiamo fatto i 4 sostegni per il manico. Adesso ho segnato col marcapunti dove dovrà essere inserito il sostegno, quindi ci sono 3 punti, ho segnato 3 punti, 1 2 3, comincia da qui in tutte e 4 i punti dove dovrà essere inserito. Ok, cominciamo a vedere. Inseriamo i sostegni nelle asole dei manici in questo modo, vedete, così lo mettiamo al centro, che sono 8, quindi 4 da questo lato e 4 da questo lato, giusto? Ok, anche l'altro mettiamo in questo modo, inseriamo,
Ok, va bene così. E adesso andremo a fare un giro di punti bassissimi e inseriremo anche questi. Iniziamo a fare i punti bassissimi sul bordo, quindi cordino, andiamo su un punto, io comincio da un lato lateralmente, entro, aggancio il cordino, incrocio la codina con il filo e poi farò dei punti bassissimi su ogni punto. Questo è il primo. Ok, tiriamo la codina. E siamo arrivati al marcapunti, quindi prendiamo il manico, quindi prendiamo anche, togliamo il marcapunti, così, entriamo sul punto, entriamo sul primo punto e sull'altro punto dietro. Ok, adesso facciamo il punto bassissimo e cerchiamo di stringerlo il punto bassissimo. Ok, andiamo sul secondo punto e andiamo anche qui e anche dietro. Ok, agganciato, vedete? E facciamo il punto bassissimo. Ok, il terzo, quindi entro sulla mattonella, entro sul punto e sul punto dietro. Perfetto, vedete? Adesso farò tutto il giro, un punto bassissimo su ogni punto. Facciamo tutto il giro finché non arriviamo all'altro marcapunti. Sono sull'altro marcapunti, tolgo il marcapunti, entro nel punto, entro nel punto del sostegno e anche in quello dietro. Ok, vediamo se è corretto. Sì, perfetto. E faccio il punto bassissimo. Andiamo sul secondo, sulla borsa e sul sostegno e anche dietro e punto bassissimo, punto sulla borsa, punto nei manici. Ok, perfetto, e continueremo così a fare punti bassissimi. Facciamo tutto il giro. Perfetto, facciamo tutto il giro e agganciamo gli altri, l'altro manico allo stesso modo di come abbiamo fatto con quello. Siamo alla fine del giro, abbiamo fatto tutto il giro e qua c'è l'inizio, vedete il primo punto bassissimo, tagliamo, usciamo e chiudiamo nella nostra maniera invisibile, perfetta. Quindi vedete, questo è l'ultimo punto, questo è il primo punto, entriamo nel punto, così, agganciamo il filo, entriamo nell'ultimo punto in costa. Ok,
Adesso passiamo dietro il filo, cioè lo portiamo dentro la borsa praticamente. Perfetto. E poi da qui lo andiamo a nascondere nella trama del lavoro. Vi do un po' di misure. E allora, larghezza, la parte più larga è 40 centimetri, la base è 28 centimetri, l'altezza, la parte più alta è 26 centimetri, la parte centrale è 22 centimetri. Invece la parte centrale con i manici è 38 centimetri. Ogni mattonella misura 10 per 10. Eccoci alla fine del nostro video tutorial con la borsa Ancila. Bellissimo, bellissimo colore, bellissima la forma, bellissimo il cordino che abbiamo utilizzato. Molto bella, ve la faccio vedere anche all'interno. Bellissima con la chiusura a calamita. Cordino straordinario, manici bellissimi, il colore in contrasto con il legno e l'azzurro bellissimo, mi piace molto. Non è neanche complicata ragazzi, è di più quando si devono unire le mattonelle, ma poi non è per niente difficile, piano piano si arriva a farla. Ok, spero che vi sia piaciuto il video tutorial, lasciatemi un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al mio canale, datemi la possibilità di fare ancora di più video tutorial per voi. Poi se volete la borsa in essere, cioè se volete proprio questa borsa, volete che sia vostra, andate sul mio profilo Instagram, il Busino Shop. Lì troverete tutte le mie borse disponibili. Ok, adesso vi abbraccio, un bacio da Anna e il busino di Anna. Alla prossima, ciao ciao!